Benvenuti sul mio canale, io sono Anna e vorrei condividere con voi il mio interesse per le storie di True Crime. Se anche voi siete interessati a approfondire e riflettere su queste vicende, vi invito a farlo con me. La storia che vi racconto oggi è la storia a dir poco disturbante di Anneliese Michael, una giovane ragazza tedesca morta di malnutrizione e deprimento fisico in seguito a 67 esorcismi. Da questa storia vera è tratto il film L'esorcismo di Emily Rose. Ma cosa è successo veramente ad Anneliese? Per cosa è morta? Prima di iniziare la storia chiedo anticipatamente scusa per la pronuncia delle parole straniere e di alcune anche italiane. Anneliese Michael nacque in Germania il 21 settembre del 1952 nel piccolo paesino di Liebelfing. Crebbe in una famiglia profondamente cattolica di stampo tradizionalista e i suoi genitori, Joseph e Anna, si adoperarono per farle ricevere un'istruzione religiosa. Il padre di Anneliese, Joseph, proveniva da un'antica famiglia borghese e artigiana, la cui madre era molto religiosa. Aveva 3 sorelle, tutte suore, e desiderava per il figlio la carriera da prete. In realtà Joseph fece prima 3 anni di apprendistato nell'azienda di famiglia e successivamente fu arruolato nel RAD, che era un corpo militare nazista. Dopo il RAD fu arruolato nell'esercito tedesco. Joseph tornò dagli Stati Uniti, dove era stato prigioniero di guerra, nel 1945 e si iscrisse alla scuola di edilizia di Monaco, dove conseguì il diploma nel 1948 come maestro artigiano, con lo scopo di prendere in mano le redini dell'azienda di famiglia. La madre di Anneliese, Anna, era impiegata presso l'ufficio di suo padre quando conobbe Joseph. Il fidanzamento fu organizzato tramite la diocesi di Würzburg dalla nonna paterna di Anneliese e i 2 giovani si sposarono nel 1950. La mamma di Anneliese portò all'interno del matrimonio una figlia illegittima che aveva avuto nel 1948. Questo fatto alimentò tutta una serie di voci all'interno della comunità cattolica ed era vissuto da Anna come una grave vergogna. Questa bambina purtroppo morì a causa di un tumore ai reni nel 1956 e dato che era nata fuori dal matrimonio non fu seppellita nemmeno nella tomba di famiglia. Anneliese nacque nel 1952 ed era la seconda figlia di sua madre, mentre la prima figlia all'interno del matrimonio con Joseph. Successivamente ebbe altre 3 sorelle che nacquero nel 52, nel 54 e nel 57. Fin da bambina Anneliese ebbe problemi di salute. Durante il ginnasio era un membro del club sportivo, inoltre ricevette lezioni di pianoforte e di fisarmonica. Già all'epoca era fortemente influenzata dalla religione. Andava a messa più volte a settimana, recitava molto spesso il rosario e occasionalmente aveva l'abitudine di dormire per terra per espiare i peccati altrui. Era descritta dalle persone che la conoscevano come una ragazza amichevole e socievole, ma anche molto seria e un po' introversa. Esibiva una persistente pietà religiosa e aveva l'abitudine di fare discorsi di evangelizzazione. Nel settembre del 1968 Anneliese fu colpita per la prima volta da un attacco epilettico. Svenne in classe durante le lezioni e si risvegliò il giorno successivo. Ebbe un secondo attacco epilettico nel 1969. Dopo il quale fu sottoposta a una visita neurologica. Dopo un elettroencefalogramma le fu diagnosticato un disturbo epilettico cerebrale. Poco tempo dopo contrasse una polmonite e una tubercolosi. Per guarire da queste malattie polmonari, da marzo ad agosto del 1970 fu mandata in un sanatorio nell'Algovia, dove vennero registrate numerose altre crisi epilettiche. Al ritorno dal sanatorio, a causa di tutto il tempo perso, fu retrocessa di classe. Questa cosa influì sia sul suo rendimento scolastico, sia sul suo umore, perché cominciò a soffrire di depressione.
L'adolescenza di Annelies fu anche fortemente influenzata dalla rigida educazione della casa paterna. Per ragioni di origine morale, ad Annelies era vietato avere contatti col suo ragazzo, partecipare a feste di ballo oppure a uscire per visitare le sue amiche. A partire dalla primavera del 1973, Annelies comincia a dire di sentire bussare insistentemente sotto il suo letto, nell'armadio, sul muro, e dice di sentire delle voci provenire dall'inferno. Nel 1973 Annelies parlerà ad un medico di questi disturbi, che le interpretò come l'inizio di una psicosi paranoide. Nello stesso anno Annelies riesce a superare l'esame di maturità, questo però con grande ansia da prestazione. Il sogno di Annelies era quello di diventare insegnante della religione cattolica e quindi si iscrisse all'Università Pedagogica di Würzburg nel 1973. Si trasferì quindi a novembre in un seminario di studi cattolico con annesso dormitorio. A Würzburg, già nel novembre del 73, Annelies si fa visitare presso il policlinico neurologico dell'università. Durante l'esame dichiara di aver sofferto quasi giornalmente di attacchi che consistevano in momenti di assenza. Qui le fu fatta la diagnosi di depressione nevrotica in progressione e le fu confermata anche la diagnosi di epilessia, supportata anche da un nuovo elettroencefalogramma. Si sottopose ad un altro elettroencefalogramma nel 1974, dal quale emerse un danno cerebrale nel lobo temporale sinistro che probabilmente era la causa dell'epilessia. Nonostante i problemi di salute, nel 1975 Annelies ottenne la licenza per poter insegnare la religione cattolica all'interno delle scuole tedesche. Nel maggio del 1976 inviò invece la sua tesi d'esame, che si intitolava La rivalutazione del timore come compito pedagogico religioso. Purtroppo però a questo punto i suoi problemi di salute non le permettevano di lavorarci adeguatamente. Ad Annelies furono prescritti per la sua epilessia dei farmaci che doveva prendere a partire dal 1970 fino alla sua morte. La terapia farmacologica a volte portava dei miglioramenti nella salute di Annelies, però non si è mai capito se la ragazza assumesse adeguatamente i farmaci e se i farmaci erano stati dosati dai medici nella maniera corretta. Verso la fine dell'estate del 1973, il padre di Annelies, Joseph, decise di accompagnarla in un pellegrinaggio in Italia presso il santuario di San Damiano a San Giorgio Piacentino, che è un luogo di culto mariano che in realtà non è riconosciuto dalla Chiesa cattolica. Annelies non fu capace di fare che qualche passo all'interno del santuario, sosteneva che il pavimento scottasse e che le bruciavano i piedi, inoltre non riusciva a guardare le immagini sacre. Il padre notò anche che la voce di Annelies era cambiata, era quasi maschile. Tutti i partecipanti del pellegrinaggio testimoniarono che all'interno del pullman dal corpo di Annelies provenisse un odore terribile. Fu proprio la guida di questo pellegrinaggio a suggerire ai genitori che Annelies potesse essere posseduta. Su istigazione di questa guida, Annelies fece un primo incontro con un prete, che però non vide nessun segno di possessione. Le fu però organizzato un incontro con il prete Ernest Hans, che al primo incontro suggerì alla famiglia di indagare più approfonditamente con dei medici. Poiché la guida del pellegrinaggio era fortemente convinta che i problemi di Annelies non fossero di natura medica, contattò il massimo esperto in ambito di possessioni, che era Adolf Rodowick, il quale, senza visitare la ragazza ma solo in base alle descrizioni dei suoi sintomi, credette di riconoscere i segni di una possessione demoniaca. A partire dall'autunno del 1973 il prete Ernest Hand cominciò a incontrare Annelies sempre più frequentemente. Alt propose una diagnosi spirituale di infestazione e suggerì ad Annelies di rivolgersi a una guida spirituale che l'avrebbe aiutata
a condurre una vita religiosa più disciplinata e Annelies decise di scegliere padre Ernest Alt come confessore. La diagnosi di infestazione non turbò particolarmente i genitori di Annelies e la ragazza, che preferivano una spiegazione di questo tipo rispetto a una spiegazione medica. Il 1 luglio del 1975 Ernest Ant praticò il primo esorcismo su Annelies, un esorcismo provatibus. Annelies reagì a questo esorcismo strappando un rosario. Fu intorno a questo periodo che Annelies tornò a vivere a casa con i genitori, perché era troppo indebolita da questi attacchi e aveva perso troppo peso per riuscire a proseguire negli studi. Su richiesta di Ernest Alt, il vescovo di Würzburg, Joseph Stangl, diede il proprio consenso per effettuare un esorcismo minore su Annelies. Questo esorcismo fu praticato il 3 agosto del 1975. Da questo momento in poi lo stato mentale di Annelies subirà un declino totale. Non dormiva mai, soffriva di ansia e irrequietezza, delirava, smise di mangiare. In compenso si nutriva di insetti e della propria urina. Secondo il racconto che fece Ernest Ant degli eventi, a questo punto il prete suggerì il ricovero in una struttura psichiatrica, che era tuttavia inaccettabile per Annelies e per i suoi genitori, i quali credevano che una cosa del genere avrebbe potuto precludere una carriera da insegnante per la ragazza. All'inizio del settembre del 75 Adolf Rodwick visitò Annelies e stese una perizia da inviare al vescovo in cui richiedeva la possibilità di poter ufficiare il rito di esorcismo maggiore. Come esorcista fu nominato Arnold Renz, che accettò. Il 16 settembre del 1975 il vescovo Stangl ordinò di ufficiare il rito di esorcismo maggiore secondo il rito romano. Generalmente l'esorcismo ha la funzione di tenere lontano gli spiriti maligni. L'esorcismo maggiore invece prevede un rito che serve proprio per allontanare i demoni da individui che si ritengono posseduti. Dal primo esorcismo maggiore del 24 settembre 1975 fino alla morte di Annelies, sopraggiunta il 1 luglio del 1976, sono stati eseguiti 67 esorcismi maggiori, documentati anche da partire dalla seconda seduta tramite registrazioni audio. Nelle registrazioni si sente Annelies parlare con una voce fortemente alterata e si sente mentre emette delle grida spontanee. Usa un linguaggio fortemente rozzo e scurrile che i preti attribuiscono ai demoni. I preti sostenevano che Annelies fosse posseduta dal demone Lucifero e da demoni umani come Giuda, Nerone, Caino, Hitler e Fleischmann. Fleischmann era un parroco del 1500 che era accusato di avere dei figli e di essere anche un assassino. Padre Renz affermava che la possessione di Annelies fosse di tipo espiatorio, ovvero tramite la sua possessione le anime degli altri peccatori si sarebbero salvate. Durante la prima fase degli esorcismi, Annelies continuò i suoi studi. Riuscì a proseguire negli studi parallelamente agli esorcismi senza attirare particolarmente attenzione. Poche persone erano a conoscenza del fatto che Annelies era sottoposta ad esorcismi. La cosa era tenuta nascosta e lei riusciva a limitare le crisi solo nel momento degli esorcismi oppure quando era in presenza di persone che erano al corrente di questa cosa. Il mercoledì 3 marzo del 1976 iniziò la Quaresima e da quel giorno Annelies decise di smettere di mangiare. Disse che erano i demoni che le impedivano di farlo. Da questo momento in poi le sue condizioni mentali e fisiche deteriorarono in maniera drammatica. Da questo momento in poi cominciò a torturarsi da sola, inginocchiandosi per ore e sbattendo la testa o sul pavimento o sul muro. Da maggio in poi non poté più rimanere da sola a Würzburg.
Padre Ernest Hunt la portò dapprima nella sua parrocchia e successivamente la riportò a casa dei genitori. In questo periodo in poi Anneliese cominciò a fare dalle 500 alle 600 genuflessioni al giorno per espiare i propri peccati, e qui non ho capito esattamente se era lei che lo faceva o se glielo facevano fare i familiari e i preti. Convulsioni, morsi, graffi, autolesioni erano all'ordine del giorno. In questo periodo Anneliese arrivò a autoinfliggersi delle ferite gravi in modi svariati. Ad esempio cercava di scavare buchi nel muro a morsi. Nelle ultime settimane di vita arrivarono a legarla al letto per evitare che si provocasse altre lesioni. Durante questo periodo Anneliese era convinta di aver ricevuto le stigmati. In realtà indossava scarpe troppo strette e aveva le ginocchia lesionate dalle continue genuflessioni. Anneliese era convinta di avere delle stigmati anche alle mani, invisibili. Sosteneva che Dio gliele avesse date invisibili per poter continuare a lavorare alla sua tesi. In realtà tutte le ferite visibili erano causate o dall'autolesionismo oppure dagli spasmi dovuti alle convulsioni. Il 30 giugno del 1976 fu praticato ad Anneliese l'ultimo esorcismo, perché morì il 1 luglio del 1976. La causa della morte era malnutrizione e grave deprimento fisico. L'autopsia, eseguita il giorno stesso della morte, rivelò anche che era affetta da polmonite, che sicuramente ha aggravato le sue condizioni portandola alla morte. Durante l'autopsia non fu rilevata nessuna anomalia al lobo temporale, come invece era emerso precedentemente, però questo non escludeva il fatto che Anneliese fosse affetto da epilessia. Al momento della morte Anneliese pesava 31 kg ed era alta 1,66 m. L'inchiesta a causa della morte incerta fu aperta dalla procura il giorno stesso della morte. Furono indagati per omicidio colposo i genitori di Anneliese, così come Alt, Renz e Stangl. Più tardi il procedimento fu esteso anche a Rodwijk. I procedimenti preliminari contro Stangl e Rodwijk furono abbandonati perché i due uomini non erano presenti agli esorcismi. Il 25 settembre del 1978 il corpo di Anneliese fu riesumato. Ufficialmente i genitori chiesero di riesumarla per poterle cambiare la bara. Era stata infatti seppellita in una bara bianca per bambini e volevano metterla in una bara zincata. In realtà i genitori insistettero per la riesumazione in quanto una zia aveva sognato Anneliese che le aveva detto che non si stava decomponendo. I genitori si aspettavano di ritrovare il corpo intatto della figlia e di poter dimostrare in questo modo la natura paranormale di quanto era accaduto. I presenti alla riesumazione testimoniarono che il corpo di Anneliese aveva un adeguato grado di decomposizione. Il 30 marzo del 1978 iniziò il processo ai 4 imputati. Il caso divenne noto in tutto il mondo e attirò fortemente l'attenzione mediatica. Anche molte televisioni estere chiesero il diritto di ripresa. Anche il Vaticano seguì molto da vicino il procedimento. Il perito del Politecnico Universitario di Würzburg, incaricato dal pubblico ministero, testimoniò che Anneliese era affetta da epilessia. A causa del trattamento farmacologico, la malattia sarebbe sfociata poi in una psicosi paranoide. Tutto ciò fu confermato anche dai nastri dell'esorcismo. È noto che i pazienti epilettici possano esibire atteggiamenti religiosi esagerati o patologici, come anche fasi depressive o paranoiche. Il deterioramento dello stato di salute mentale di Anneliese, avvenuto dal 1976 in avanti, è da attribuire all'autosuggestione che ha portato alla totale perdita del controllo. Secondo questo esperto, un'ulteriore causa della morte di Anneliese è stata una anoressia non diagnosticata che ha portato all'inedia. Secondo questo esperto, se Anneliese avesse avuto delle cure mediche e fosse stata sottoposta ad alimentazione forzata, si sarebbe potuta salvare. Su richiesta degli avvocati dei due preti si nominarono altri 2 esperti, che però sostanzialmente confermarono quanto già detto dall'esperto dell'accusa. Non erano d'accordo solo per quanto riguardava la diagnosi del danno cerebrale.
Erano però convinti che Anneliese soffrisse di una forma di schizofrenia che non le era mai stata diagnosticata. Furono eseguite anche delle perizie psicologiche sugli imputati. Il primo perito trovò che tutti e 4 gli imputati esibivano una religiosità pronunciata che li aveva portati alla convinzione che Anneliese fosse realmente posseduta e che l'unico modo per salvarla fosse quello di praticare gli esorcismi. I 2 preti avrebbero agito in base al loro credo religioso, caratterizzato da un fondo di credenze ingenue a dir poco primitive. I secondi periti erano praticamente d'accordo con il primo. Inoltre diagnosticarono a Renz la sindrome di Fart, che è una rara malattia genetica caratterizzata dal deposito in determinate aree del cervello di sedimenti di calcio che possono provocare tutta una serie di problematiche, tra le quali anche allucinazioni e problemi neurologici. Per quanto riguarda Alt, lo descrissero psichicamente anormale. Fu suggerita la possibilità di una psicosi di tipo schizofrenico, ma non ebbero modo di dimostrarlo. I genitori di Anneliese si difesero dicendo di aver affidato la vita della propria figlia nelle mani della Chiesa e dei sacerdoti in carica. Renz a sua volta sostenne che la responsabilità di un'adeguata alimentazione e delle cure mediche erano dei genitori e non di lui che era un prete e si dedicava solo all'anima della ragazza. Entrambi gli imputati, ovvero i genitori e il prete Renz, accusarono Rodwijk dicendo che lui aveva assicurato che nessuno era mai morto a causa di un esorcismo. Il 19 aprile del 1978 l'accusa chiese che gli imputati fossero puniti per omicidio colposo per omissione. Fu inoltre richiesta una multa per i 2 preti di 120 aliquote al giorno, mentre non fu richiesta per i genitori che erano già gravemente colpiti dalla perdita della figlia, mentre gli avvocati difensori chiesero l'assoluzione per tutti gli imputati. Il giudice andò ben oltre la richiesta dell'accusa e il 21 aprile del 1978 condannò entrambi i genitori e i 2 preti per omicidio colposo. Furono condannati a una pena detentiva di 6 mesi ciascuno, sospesa per 3 anni. Il giudice condannò gli imputati per non aver fornito un'adeguata assistenza medica. La Corte riconobbe agli imputati una notevole diminuzione della capacità di intendere, questo perché credevano veramente all'esistenza fisica del diavolo. Questa cosa ha determinato una diminuzione della responsabilità penale. Nella versione scritta della sentenza, il giudice non si è espresso sulla possessione di Anneliese, ma quando ha letto la sentenza a voce ha dichiarato che Anneliese non era una ragazza indemoniata, era una ragazza malata. Negli ambienti giuridici questa sentenza ha fatto molto discutere perché la Corte si era pronunciata in modo inammissibile su questioni religiose. Era inammissibile che il fatto di credere nel diavolo avesse diminuito la responsabilità civile. Sulla base di quello che è emerso al processo è facile dare una spiegazione scientifica a quello che è successo ad Anneliese. La ragazza dal 68 al 72 si è sottoposta a tutta una serie di esami che hanno documentato il fatto che soffrisse di epilessia e, come dicevo prima, è noto che i malati di epilessia possono avere degli atteggiamenti religiosi estremi, esagerati e patologici. Durante il processo fu interpellato anche un teologo, Uwe Wolf, che era d'accordo con tutto quanto espresso dai periti dal punto di vista scientifico, ma che era interessato anche a dare un perché Anneliese avesse sviluppato la malattia in questo modo. La risposta per Wolf va ricercata nella rigida educazione impartita ad Anneliese. A differenza della maggior parte dei coetanei, Anneliese era in una situazione in cui le era impossibile ribellarsi ai precetti della famiglia. L'unico modo per poterlo fare era quello di interpretare il ruolo di posseduta. Da posseduta poteva liberamente denigrare il cattolicesimo, i suoi genitori e tutta la cultura circostante senza essere punita. Wolf fa notare inoltre che tutti i temi di natura teologica che erano emersi durante gli esorcismi erano stati inculcati alla ragazza dai 2 preti. In una dichiarazione del 2005, in una conferenza episcopale, la Chiesa ammette
che Anneliese è morta a causa del rito di esorcismo, ma non ha mai ufficialmente dichiarato che Anneliese fosse posseduta. Il commissario per gli abusi sessuali della diocesi di Wunsburg, nel suo rapporto annuale 2015-2016, rese nota l'accusa di abusi sessuali nei confronti di Arnold Renz. Simili accuse sono poi emerse anche nei confronti di Ernest Alt. Quindi può essere, ma non è stato verificato, che anche Anneliese ha subito degli abusi. Ad oggi, in alcuni circoli religiosi, Anneliese gode della reputazione di santa. Ci sono pellegrinaggi sulla sua tomba da parte di intere comitive che si recano in pullman anche da vari paesi europei. Dopo la morte di Anneliese, suo padre fece costruire su un suo terreno una piccola cappella a lei dedicata, dove i genitori ricevevano i pellegrini. Dopo la morte della madre di Anneliese nel 2012 questa cappella è stata chiusa. Su YouTube è facilissimo trovare le registrazioni degli esorcismi praticati ad Anneliese. Io li ho ascoltati e vi avviso, sono impressionanti sia per chi crede che Anneliese fosse veramente posseduta, ma sono impressionanti anche per chi come me crede che Anneliese era solo una ragazza malata di epilessia, di anoressia e di depressione. La morte di Anneliese, avvenuta in Germania nel 1976, è sconvolgente, ma anche il caso avvenuto in Italia molto dopo, nel 1994, a Polistena, è altrettanto sconvolgente. In quel caso è stata una bambina di soli 50 giorni a perdere la vita a causa di un esorcismo. In questo caso però l'esorcismo non è stato praticato da preti, ma è stato fatto in casa senza l'autorizzazione della Chiesa. Vi lascio il link del video in descrizione. Queste due storie hanno un denominatore comune ancora più agghiacciante. Infatti per questi due brutali omicidi nessuno ha pagato. Mi auguro che questo video sia stato di vostro interesse. Vi invito a iscrivervi al mio canale se non l'avete ancora fatto e a lasciarmi le vostre opinioni nei commenti. Secondo voi Anneliese era davvero posseduta? Vi saluto e vi aspetto alla prossima domenica.